Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. In un precedente video abbiamo visto come funziona il nuovo Motion 2 con Avata. Tra l'altro funziona soltanto con Avata, non funziona con il drone DJI FPV. Abbiamo visto come funziona il Motion Controller 2, ha un nuovo grilletto, ha delle nuove funzionalità grazie anche al joystick superiore. Tra le novità c'è questa rotellina che, oltre a navigare sul menu del visore, se la teniamo premuta e la ruotiamo, cambiamo l'inclinazione della camera, soltanto però quando il drone è fermo oppure durante il ritorno a casa automatico. Diversamente l'inclinazione della camera è comandata dal motion controller, dall'inclinazione del motion controller. Oggi voglio provare a vedere se, abbinando l'inclinazione del motion controller con il nuovo joystick, si riescono a fare gli orbit. Quindi decollo, doppio clic sul tasto arancione, si muovono le eliche. A questo punto accelero con il joystick, c'è un po' di vento che l'ha fatto traslare. Comunque questa è la nuova funzionalità, e cioè grazie al joystick possiamo muovere il drone a destra e a sinistra, in alto e in basso. La sua struttura lo rende abbastanza sensibile al vento, infatti adesso è inclinato perché cerca di contrastare il vento in overing. Comunque vediamo se riusciamo a fare degli orbit abbinando l'inclinazione del Motion Controller 2 con l'azionamento del joystick con il pollice. Allora muovo il joystick a sinistra, c'è un po' di inerzia, è un po' lento nel reagire, ma è anche lento nelle velocità, vedete? Molto lento, e quindi è impossibile gestirlo in questo modo per fare degli orbit, come potete notare, perché è troppo lento, e allora non mi resta che aumentare le velocità di default. Quindi vado nel menu comandi del visore, controller di volo, sintonizzazione guadagno, ed ecco qua le velocità di default sono 0,5 metri al secondo per quanto riguarda la velocità laterale e verticale. Quindi aumento un po' tutto, aumento al massimo perché voglio verificare un attimo come si comporta. Quindi velocità laterale massima 8 metri al secondo, stesso discorso per la velocità massima verticale 5 metri al secondo, in avanti 8 metri al secondo può andare bene, all'indietro 8 metri al secondo. Questa era per la modalità normale, aumento anche la sport in modo che il movimento del joystick sia più reattivo. Proviamo subito. E guardate come è reattivo, ho azionato il movimento all'indietro portando l'acceleratore in avanti, la nuova funzione, guardate, velocissimo, quindi attenzione a non aumentare troppo questa velocità se non siete abituati. E adesso il joystick è molto più reattivo con le velocità aumentate. Proviamo a vedere se riusciamo a fare un orbit abbinando il movimento del joystick all'inclinazione del Motion Controller 2. Vedete che si riescono a fare gli orbit. Ovviamente adesso non ho indosso i visori e quindi sto pilotando così a vista, cosa molto più difficile rispetto a pilotare in FPV. Dopo un po' di prove si riesce a capire come effettuare i movimenti appunto per fare questi orbit. Tuttavia la cosa non è molto intuitiva e quindi ci vuole parecchio allenamento, e la sensibilità del joystick, il pollice sul joystick, non è così precisa come lo stick di un radiocomando tradizionale. Pertanto tutto questo sistema è sì utile, però non è molto intuitivo e complica la semplicità del Motion Controller 1. Comunque vediamo un attimo che movimenti si possono fare. Ad esempio si possono fare movimenti come questo. In questo caso vedete l'orizzonte dritto perché questa clip è stata stabilizzata con Gyroflow, che è un software gratuito. In pratica vengono letti i dati del giroscopio memorizzati da Avata nella clip e Gyroflow stabilizza. Da sapere che per fare questa stabilizzazione con Gyroflow è necessario togliere la stabilizzazione Rocksteady Ace
cioè non ci deve essere nessuna stabilizzazione attiva. Questa ad esempio è una clip senza stabilizzazione dell'orizzonte, vedete come esce. Comunque potete notare che i circle si riescono a fare benissimo. Tra l'altro se muoviamo contemporaneamente il joystick in una direzione e anche verso l'alto oppure verso il basso, possiamo fare delle specie di spirali in salita e in discesa, come si può notare. Purtroppo mentre stavo facendo queste prove a un certo punto l'osservatore è dovuto andare via, quindi mi ha lasciato solo e così poco dopo sono atterrato. Per regolamento dovrebbe stare vicino al pilota e avvisarlo di eventuali pericoli. Questa è la stessa clip però con l'orizzonte stabilizzato con Gyroflow. Vedete che fa il crop dell'immagine perché ovviamente deve stabilizzare l'orizzonte. La resa è diversa, non c'è più l'inclinazione che potrebbe dare fastidio, però è tutto più ingrandito e quindi si perde un po' di definizione. Ovviamente se noi regoliamo bene le velocità del joystick e facciamo un po' di addestramento, possiamo ottenere dei risultati migliori in termini anche di movimento, di fluidità e anche di velocità. Magari questo movimento è troppo veloce. Insomma, con un po' di pratica si riescono a ottenere anche gli orbit, movimenti come questi, come ho detto sia in salita che in discesa. Però devo dire che la precisione del cursore del joystick sul motion controller non è assolutamente paragonabile a quella degli stick di un radiocomando. In più ho riscontrato un certo ritardo quando si aziona il joystick rispetto al movimento effettivo. Qua vediamo l'immagine dal visore, tra l'altro c'è questo messaggio capacità della batteria non aggiornata che non sono riuscito a togliere, indagherò il motivo per cui mi compare questo errore. Qua la visuale dal visore appunto senza stabilizzazione perché i visori non stabilizzano l'immagine e vedete che i movimenti si riescono a fare, però a mio parere non saranno mai precisi come quelli che si possono fare con un radiocomando o con i due stick. Ci sono dei movimenti parassiti prima di fare ad esempio un orbit, e fare un orbit da una parte a destra oppure a sinistra non è poi così immediatamente intuitivo come invece è intuitivo l'azionamento a livello di motion controller 1. Quindi queste aggiunte sono utili, però sono una complicanza che complicano la semplicità del motion controller 1. In più abbiamo bisogno di spazi aperti per fare manovre del genere perché la precisione non è il massimo di questo sistema e quindi in definitiva secondo me per fare questo tipo di manovre è necessario il radiocomando. Motion Controller 2 è un palliativo che può aiutare il principiante, però poi quando si vogliono fare le cose serie dobbiamo usare il radiocomando. Anche in sport o in normale, non necessariamente in acro, però per fare queste manovre ci vuole il radiocomando. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi saluto. Appuntamento al prossimo video con Quadricottero News. Ciao a tutti e buona continuazione.